Ciao a tutti e benvenuti su una Indian. Stupiti? Sì, me l'immagino. Di solito non è il genere di moto di cui mi occupo, ma se ci seguite con attenzione su moto.it sul sito, cosa che dovreste fare se non lo fate, e naturalmente sottoscrivere il nostro canale e guardare tutti i video che vi proponiamo, ma dicevo, se ci seguite sul sito avrete letto che l'AMA, ovvero attualmente Moto America, ha istituito la classe Bagger che correrà a Laguna Seca a fianco alle Superbike, le Super Sport, le Super Stock e quant'altro. Capite bene che la cosa ci abbia un pochino incuriosito. No, seriamente, volevamo provare questa novità perché la Challenger è appena arrivata in Italia e ho deciso di farmi un po' una cultura, ampliare la mia cultura, divagare un pochino da quelle che sono le solite moto sportive o naked di cui mi occupo. Quindi eccomi qui in sella a questa meravigliosa Challenger per scoprire un pochino come è fatta nei dettagli e quant'altro. Prima vi faccio vedere un pochino quanto è raffinata, che razza di finiture propone questa spettacolare Bagger e poi dopo vi racconto dinamicamente come sono arrivato qua. Allora, assolutamente imponente, meravigliosa, se vi piace il genere, la Challenger Indian è una moto che si fa dare del lei per dimensioni, naturalmente. 381 kg in ordine di marcia la massa, una sagoma, una silhouette dominata da un poderoso bicilindrico Indian da quasi 1700-1768 cm3, capace di 128 cavalli, ma soprattutto di 178 Nm. È una moto per chi sicuramente non ama passare inosservato, non ha paura di mettersi in mostra, vuole viaggiare comodo, senza rinunciare al fascino e alla dinamica di una moto un pochino modaiola, perché le Bagger, ovvero queste moto dalla silhouette con questa carena abbastanza grossa, imponente davanti, ma una silhouette molto slanciata sul retrotreno che va a scendere con una coppia di valigie, sono una moda piuttosto recente negli Stati Uniti. Stati Uniti che, come sapete, hanno una viabilità abbastanza diversa dalla nostra e quindi sono abituati a mezzi di tipologia abbastanza diversa. Il frontale è veramente imponente, guardate, bellissimo la firma ottica, come si dice adesso, i tre fari che spuntano sulla carena anteriore, paragambe, naturalmente pedane ampissime, ci potete appoggiare il piede e non vorreste più toglierlo, freno posteriore, cambio dall'altra parte naturalmente, un sellone comodissimo, bassissimo, anche se non siete particolarmente alti come il sottoscritto che passa di poco l'1,70, appoggiate sempre bene a terra i piedi, sella del passeggero, le due valigie su cui arriveremo dopo. Posto di comando assolutamente sontuoso, ve lo faccio vedere, due elementi circolari analogici comunque configurabili in realtà, perché ci sono la possibilità di vederlo in miglia o in chilometri, e qua sotto il TFT. Lo accendiamo con il keyless, perché questa Challenger è una limited edition che ha appunto avviamento keyless, cioè il solito, la schermata di benvenuto, e come potete immaginare da questi due elementi, da queste due casse, qui c'è anche la radio. Prestiamo il consenso e poi ovviamente partirà. Una volta acceso, qua vedete il cruscotto si governa con il touch, trovate le statistiche del viaggio, il navigatore, qui non vedete le mappe perché non sono ancora state caricate, questa è la prima Challenger arrivata in Italia, quindi non ci sono ancora, ma arriveranno a brevissimo. Tutta una serie di informazioni, potete naturalmente collegare il vostro cellulare, potete collegare, questa è la radio, ma potete collegare naturalmente qualunque tipo di lettore MP3 con l'USB che trovate qui, trovate il cavo, mentre qui a sinistra trovate un normale banale sportellino. Qui naturalmente trovate, vediamo se riesco a farvelo vedere perché non è affatto semplice, il comando, eccolo qua, il comando per sbloccare, per aprire il serbatoio o per sbloccare le valigie, trovate qua sinistra e destra. All'interno qui trovate due prese d'aria per quando fa un pochino più caldo, potete aprirla e aumentare la ventilazione oppure chiuderla. Adesso siamo in febbraio, quindi non vale sicuramente la pena di tenerlo aperto. Che dire, ragazzi, delle finiture assolutamente impeccabili, le verniciature sono meravigliose, brillantissime, lucidissime. Davanti trovate due bei freni a disco enormi, due belle pinze Brembo, tanto per essere sicuri, e anche la gommatura è nuovissima con quella Messler Cruistec che l'anno scorso il nostro Antonio Privitera ha provato giù in Sicilia e vi ha raccontato. Allora, dietro troviamo le due valigie, perché una Bagger deve avere, scusate, non è pulitissima, ci sono appena arrivato qua sopra, le due bags. E a questo punto a me non resta che raccontarvi, come dicevo prima, come ho fatto a venire qua su una bella strada mista. Andiamo a vedere come si comporta. Ok, eccomi qui in sala alla Challenger. La strada, se siete di queste parti, se siete emiliani, la riconoscete subito.
se no ve lo dico io, è la strada degli smanettoni locali che va da Maranello a Serramazzoni, un contesto un pochino atipico per una moto come la Challenger, però bravi tutti a fare una prova in autostrada e a dire che lì va bene, e quindi ho deciso di provare a vedere come si comporta in mezzo alle curve, anche perché, come vi faccio vedere, esiste anche una bellissima modalità sport, si può usare anche con i guanti, il bellissimo cruscotto TFT, e vediamo a questo punto, porca miseria, come risponde il bicilindrico da quasi 1800 cm3 della Indian. Allora, iniziamo da la massa. La massa c'è, tanta si sente, per fortuna è tutta in basso, quindi alla fin fine si guida meglio di quanto uno non si possa aspettare. Certo, serve un pochino di tempo per prendere confidenza, però ecco, mi aspettavo molto peggio, invece alla fine dà anche un discreto gusto. Chiaro, non posso valutarla con gli stessi parametri con cui valuterei una sportiva o anche solo una naked, però ecco, mettiamolo così, mi aspettavo una cosa molto più impacciata fra le curve, invece alla fine, se la si pensa in ottica turistica, la Challenger non è affatto male, e guardate, ha anche una certa luce a terra, temevo molto peggio. L'altra cosa che di solito convince abbastanza poco su questo genere di moto sono i freni. Allora, una premessa: se vi dovete fermare in fretta siete nei guai, perché 380 kg chiaramente non si fermano in un fazzoletto, però se imparate soprattutto a usare anche il freno posteriore non siamo messi così male. Certo, non è una moto con cui tirare le staccate, anzi è bella da guidare se la guidate belli rotondi, usando poco i freni e usando il freno motore del mostruoso bicilindrico. Ragazzi, qui la potenza non è granché, siamo a 128 cavalli, che sono una moto da 380 kg, capite bene che non sono chissà che cosa, però ci sono anche 178 Nm. 178 Nm significa che se siete su un treno e vi si guasta il locomotore, secondo me potete usare la Challenger, staccarlo e usare la Challenger al suo posto, perché guardate qua, non sembra di accelerare, ma se guardate la lancetta a sinistra, quella del tachimetro, ci vuole veramente un attimo, soprattutto sotto, a prendere delle velocità pazzesche. Ma torniamo al comportamento generale, perché il motore è chiaro che non stiamo parlando del 4 cilindri in linea di una supersportiva giapponese. Il comportamento generale, vi dicevo, è molto più equilibrato di quanto ci si immagini. Intanto la comodità è veramente assoluta. Allora, dimenticatevi le lamentele per l'asfalto rovinato, perché qua potete passare sopra qualunque cosa e non ve ne accorgete. Siamo portati tutti a evitare le irregolarità della strada, ma qua sinceramente non ce n'è davvero bisogno, si guida davvero bene. Vibrazioni non ci sono, le sentite, good vibrations di questo genere di moto, ma non disturbano assolutamente, anzi si sente appena un tremolio, mettiamola così. La voce allo scarico è bella, è molto ignorante. Allora, sapete che non è una moto nelle mie corde, a me piacciono le sportive, piacciono moto molto più dinamiche, meno, se volete, meno comode, meno ignoranti, meno americane, lo ammetto. Però ragazzi, qua questa Indian ce l'ho da qualche giorno e vi assicuro che ci sto prendendo gusto. Capisco come mai tanta gente si innamori di questo genere di mezzi. Per andarci a spasso, magari col passeggero, ha il suo perché, anche perché, ve lo ripeto, non è che non ci si diverta guidando. Chiaro, non dovete ragionare in termini di traiettoria, di staccata o di quanto in fretta riuscite a riaprire il gas. Bisogna andarci, godersela. Una bella giornata come questa, e anche se è febbraio il problema non c'è, perché naturalmente con una carenazza di questo genere il freddo non si sente, e poi giocarvela anche appunto su un percorso misto qua fra le curve, perché ci si diverte davvero tanto. Protezione aerodinamica, allora, assoluta fino alle spalle, perché come vedete, scusatemi, qui le casse sono sostanzialmente, proteggono tantissimo, generano anche una sezione frontale degna di un camion naturalmente, ma questo fa parte del gioco di una bagger. Il parabrezza così è al massimo dell'altezza, quindi se siete un po' più alti di me, che sono diversamente alto, sono sul 1,72 m, la testa vi rimane fuori e quindi bisogna ragionare in altri termini. Detto questo, dicevo, c'è più luce a terra, sono altri mezzi
su cui starei già fresando le pedane, ve lo assicuro, perché qualcuno di questi oggetti l'ho già provato. Qui tutto sommato una certa propensione alla guida divertente c'è. Chiaramente se siete lo smanettone duro e puro non vi innamonerete mai di questa moto, ma se magari non siete più giovanissimi, andate in giro anche col passeggero e vi piace l'idea di qualcosa di diverso, ragazzi, ci avviciniamo già di più, qui ci siamo già di più. Vi assicuro che in sella il gusto c'è comunque, anche se è diverso da quello che sono abituato a cercare io con le mie moto 0 kg tutte cavalli. Cosa ci rimane da dire? Quindi posizione comoda, davvero comoda, bisogna abituarsi un po' a fare un attimo la mano a una posizione diversa da quella a cui siete abituati se non bazzicate nel segmento cruiser, ma una posizione comodissima su cui potreste fare chilometri fino a sfinirvi. Comfort pressoché totale, vibrazioni zero, ve l'ho detto. Una ciclistica un pochino più sana, un po' più dinamica di quello che mi aspettassi. I freni funzionano, mi raccomando usare soprattutto anche il freno posteriore. Se vi limitate a usare l'anteriore si funziona sicuramente meglio che su altri tipi di cruiser, perché comunque qui la distribuzione dei pesi è un pochino più neutra, rimane comunque un certo sottosterzo sul lento, quindi attenzione, non entrate su una curva molto stretta come fareste su moto più leggere, però diciamo nessun problema dal punto di vista dei freni e della maneggevolezza. Alla fine è una guida anche abbastanza intuitiva, diciamo che invece che qualche chilometro vi ci vuole forse una giornata per abituarvi alle masse in gioco, se come dicevo non bazzicate troppo spesso il segmento delle cruiser. Ok ragazzi, a questo punto siamo arrivati al momento delle conclusioni. Come vi ho detto è una moto comodissima, lussuosissima, meravigliosa. Non è sicuramente fatta per andare a caccia di supermotard sul misto stretto e forse neanche per portarla sulle strade da smanettoni come ho fatto io, però mi piaceva verificare quella che è appunto la capacità dinamica di questa moto. Allora, il suo contesto è sicuramente la città non tanto, o meglio, ci potete andare tranquillamente, va benissimo se c'è poco traffico, se c'è traffico chiaramente non filtrate, la sezione frontale è quella praticamente di un'automobile, quindi non immaginatevi di potervene andare a spasso, potrebbe risultare addirittura un pochino frustrante. Ma appena la strada si apre siete meravigliosamente accolti da questa Challenger su cui si sta veramente comodi. Il suo regno è la statale, ancora più che l'autostrada, l'ho provata anche lì e adesso ci arriviamo, ma la statale da 80-90 all'ora, magari col cruise control attaccato, per andare via comodi, lisci, veramente in una maniera strepitosa. Ci si gode un turismo un pochino più lento, un po' più rilassato di quello che siamo abituati a fare oggigiorno, pensando anche le Gran Turismo ormai sono veramente moto velocissime, con delle guide degne di sportive. Qua siamo un pochino più rilassati, ma vale veramente la pena. Pregi e difetti. Allora, pregi naturalmente ve l'ho già detto, è comodissima, è rifinita in maniera meravigliosa e ha una dinamica che uno forse non si aspetta da un bestione da 381 kg con il pieno. Difetti veramente pochi. Intanto non è costruita per una persona della mia altezza, bisogna essere probabilmente un pochino più alti, perché se è vero che si tocca a terra con i piedi grazie a una sella bassissima praticamente sempre, io faccio fatica addirittura a ruotare tutto il manubrio. Ho le braccia abbastanza lunghe per la mia altezza, ma comunque insomma le manovre sono un pochino impegnative, si gira abbastanza bene, ma ragazzi ripeto è fatta per persone di dimensioni un pochino più grosse delle mie, un pochino più alte. Per il prezzo, che non vi avevo ancora detto, ma parliamo di 31.490 euro, quindi sono tanti soldi, io sinceramente, ecco, sarò un po' viziato, ma mi aspettavo le manopole riscaldate. Tutto il resto c'è, guardate, c'è anche il parabrezza regolabile elettronicamente, è veramente comodo, non arriva altissimo, ma è veramente bello. Il cruise control, c'è veramente tutto quanto, quello che potete aspettare, mancano giusto le manopole riscaldate. Difetti tutto sommato piuttosto veniali, no? Come avete visto, uno però in realtà c'è e questo secondo me vale la pena di segnalarlo. Ragazzi, le valigie sono davvero bellissime, sono in tinta, si controllano, hanno una chiusura centralizzata, ma la capienza, guardate qui, è tanta, ma è sagomata in maniera tale che non ci sta un casco. E ragazzi, questo qua effettivamente è un po' una lacuna che francamente andrebbe risolta, perché così bagger va bene, lo stile va bene, ma ragazzi almeno il casco quando vi volete allontanare dentro ci dovrebbe stare, non ci sta nemmeno un jet. Ve l'ho detto prima, autostrada forse mettiamolo così, intanto perché l'autostrada è sempre abbastanza noiosa per tutti quanti noi motociclisti, ma anche perché alla velocità codice, quindi a 130, diciamo 130-140, la stabilità siamo un pelino al limite, mettiamola così, inizia a diventare un pochino ballerina, la sezione frontale è quello che è, la distribuzione dei pesi è quello che è, quindi a 130 si va tranquillamente, però insomma non è esattamente il suo territorio. Molto meglio godersela su una statale come quella che abbiamo citato.
Detto questo, ragazzi, questa mi è piaciuta veramente tanto. Non è nelle mie corde? Non lo so, forse sarà che sto invecchiando, ma ci sono delle volte in cui non ho sempre voglia di guidare la sportiva. E moto come queste hanno un loro senso, hanno un loro significato. Più le guidate, più francamente vi trovate a capire quella che è la sua filosofia. Un pochino più slow, mettiamola così. E detto questo, allora a questo punto a me non resta che salutarvi, darvi appuntamento alla prossima prova. Invitarvi come sempre a iscrivervi al nostro canale YouTube, mettete un like al video se vi è piaciuto, mettete pure un pollice verso se non vi è piaciuto, la moto non so se vi sia piaciuta o meno, a me è piaciuta abbastanza. Con questo ci vediamo alla prossima prova.